Inaugurato nel settembre scorso, SRT, il Sardinia Radio Telescope, grazie alla sua parabola ricevente da 64 metri di diametro a superficie attiva, è un fuoriclasse della radioastronomia, italiana, europea e mondiale. E se in questi primi mesi d'attività ha saputo dare prova delle sue eccellenti capacità come battitore libero, da qualche giorno sono cominciati gli allenamenti anche per il gioco di squadra. È stato un inizio graduale, giocando in coppia con una compagna di grande esperienza in questo settore, l'antenna da 32 metri di medicina, anch'essa dell'INAF, e i due si sono intesi subito. I due finalmente si sono visti, o finalmente noi siamo riusciti a vedere la frangia, cioè è il disegno che ci dice che siamo sulla strada giusta, che ci dice che stiamo facendo un'osservazione sincronizzata tra due antenne. Allora, questo disegno, che per noi chiamiamo frangia, è il risultato di tantissimi mesi di lavoro da parte dei colleghi sardi, da parte dei colleghi di medicina di Noto che hanno usato altre antenne per riuscire a ottenere la correlazione, da parte dei ragazzi che hanno lavorato al correlatore per riuscire a mischiare, a mettere assieme questi dati, ed è il punto di partenza che ci permette di dire domani, cioè il 20 di febbraio, siamo nella rete assieme agli altri e iniziamo a lavorare assieme agli altri. La rete che dal 20 febbraio del 2014 accoglierà SRT è quella europea del VLBI, o Very Long Baseline Interferometry, un metodo osservativo che consiste nel far lavorare un'intera squadra di radiotelescopi all'unisono, come fossero un'unica immensa antenna. Inutile dire che tutti i membri del team, in Italia e all'estero, sono ora impazienti di veder scendere in campo il nuovo acquisto. Da SRT ci aspettiamo che porti un grossissimo contributo alla rete europea e alla rete mondiale dei radiotelescopi, perché è una delle più grandi antenne, una delle 3 più grandi antenne in Europa, e con la superficie attiva potrà lavorare alle alte frequenze e dare un contributo soprattutto in questo ambito, che è anche molto atteso a livello internazionale, di avere delle antenne in alta frequenza di queste dimensioni. E questo è quello che noi ci aspettiamo che faccia. Adesso l'abbiamo visto i primi vagiti, onestamente abbiamo visto la prima volta che ha dimostrato di poter funzionare assieme alle altre antenne. Questo è quello che abbiamo visto. E se il gioco individuale, quello a single dish, come dicono gli astronomi, nel quale SRT ha già dimostrato d'eccellere, è cruciale per studiare il comportamento di oggetti relativamente vicini, quali per esempio le pulsar, grazie al gioco di squadra si ha un aumento vertiginoso della risoluzione, consentendo così ai radioastronomi di spingere lo sguardo ai confini più estremi. Possiamo vedere i nuclei delle galassie, là dove si trovano buchi neri di grandi dimensioni. Possiamo riuscire addirittura, alcuni esperimenti stati fatti ultimamente, di studiare l'orizzonte degli eventi attorno al buco nero, ossia la zona dove la materia sta cadendo sul buco nero, poi a un certo punto non ne viene più vista proprio perché entra nel buco nero. E questo è estremamente interessante perché in quelle zone ci sono fenomeni energetici di altissimo interesse che sono ancora sconosciuti e che stiamo indagando, che tutto il mondo sta indagando. Ecco, il VLBI si colloca in questo tipo di osservazioni di oggetti lontani e anche con piccole dimensioni, nonostante le loro distanze di milioni o miliardi di anni luce di distanza da noi.